Hao! Oggi vi parlerò dei radicali. Ho realizzato un quiz su Instagram nel quale vi parlavo proprio dei radicali e mi sono resa conto che dobbiamo fare un piccolo ripasso, anche perché avevo parlato dei radicali sul canale qualche anno fa e quindi è il caso di ripassare. I radicali sono fondamentali perché rappresentano i componenti della scrittura cinese, quindi dobbiamo assolutamente conoscerli. Ti ho convinto? Kaishba! Iniziamo! Nella lingua cinese esistono oltre 50.000 caratteri e ogni carattere è realizzato con uno dei radicali e nella lingua cinese esistono 214 radicali. Però non spaventarti, per parlare cinese non dovrai conoscere tutte le 80.000 parole. Infatti, per uno studio base te ne serviranno molte meno. Comunque, sul mio libro Instant Cinese ho voluto pubblicare una tabella con i radicali più utilizzati, quelli indispensabili. Nelle schede puoi vedere dei radicali. Alcuni sono veramente molto semplici, quindi si possono realizzare con un solo tratto, come per esempio I, che vuol dire uno, ma man mano i tratti iniziano ad aumentare e qui per esempio l'ultimo carattere è proprio il 214esimo ed è realizzato con ben 17 tratti. Alcuni radicali sono presenti all'interno del carattere con la loro variante e quindi bisogna saperli riconoscere, anche perché grazie al radicale spesso possiamo capire a cosa si riferisce la parola stessa, ecco perché sono veramente fondamentali. Qui ad esempio c'è il radicale huo che significa fuoco. Questo radicale è anche la parola fuoco, quindi si utilizza anche per scrivere proprio fuoco. Non vale questo per tutti quanti i radicali, però adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco. In verde invece potete vedere la sua variante. Se siete attenti, nelle parole sottostanti potete individuare il radicale sia nella sua forma classica ma anche nella sua variante. E se fate caso, sono tutte parole inerenti al concetto di fuoco. Quindi hui, cenere, ri, caldo, yan, infiammazione, rugou, hot dog. Qui invece puoi vedere il radicale cuore, xin, in verde la sua variante. Solitamente questo radicale è impegnato in quelle parole che vogliono comunicare un sentimento. Vi faccio qualche esempio. Man, impegnato, fennu, rabbia, kuaile e kaoxing, felice, shangxing, triste. Qui invece c'è il radicale qian, che vuol dire cane, il rosso la sua variante. Si può individuare infatti facilmente nelle parole gou, cane, len, lupo, hou, scimmia. Il carattere gou, cane, è un carattere ricorsivo, ovvero che ha al suo interno un altro carattere con lo stesso significato, però meno espressivo. Infatti, gou è formato dal radicale qian, nella sua forma compatta, e dalla sua componente fonetica che si pronuncia gou. Colgo l'occasione per rispondere ad una domanda ricevuta su Instagram, ma se Go e Chien significano entrambi cane, qual è la differenza? Come faccio a riconoscerli? Niente paura, è semplicissimo, perché Go è fondamentalmente utilizzato nella lingua parlata, informale, a differenza di Chien, che sì, significa cane, ma è una parola formale e si trova soprattutto nei testi classici. Eccoci qui con gli ultimi due radicali. Questo è shui, acqua. In rosso e in giallo potete vedere le sue varianti. Solitamente le parole che contengono questo radicale sono parole riconducibili all'acqua o all'umidità. He, fiume. Hai, mare. Pao, bolla oppure schiuma. Ye, liquido. Lan, onda. Ultimo radicale che vi presento è yu, piuma. È uno dei radicali senza variante e lo si trova all'interno del carattere così com'è, quindi è molto facile identificarlo. Infatti lo potete individuare nelle parole yu yi, ala, yu mao, piuma, yu guan, cresta, ta, crollo. Bene, siamo arrivati alla fine. Spero che i radicali adesso sono un po' più chiari per voi, però fatemelo sapere con un like e un commento. Mi raccomando. Io vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo con un altro video. Zai, tien! Bye bye!